Benvenuti in questo spazio dedicato alle interviste ai terapeuti DBR. Il DBR è una psicoterapia di nuova concezione nata per la cura del trauma psichico. Io sono Diego Giusti, psicologo, psicoterapeuta, sono il fondatore del progetto Evoluzione Psicologica con il quale promuovo la formazione del DBR in Italia. Siamo qui oggi con la dottoressa Chiara Maiorani, che è una delle prime 26 terapeute DBR formate attraverso la primissima versione del workshop avanzato in DBR. Quindi benvenuta Chiara. Grazie. E parlaci un po' di te. Fai un'introduzione, introduci un po' questa intervista dicendoci qual è la tua formazione, chi sei, di cosa ti occupi. Io vengo dalla scuola di psicoterapia transculturale. Attraverso questo approccio sono sempre riuscita ad essere aperta a tutti quelli che sono le nuove frontiere della psicoterapia, quindi mai fossilizzarmi su un metodo, ma sono sempre stata una ricercatrice, un'esploratrice. E successivamente alla abilitazione in psicoterapia transculturale mi sono formata all'MDR e poi successivamente anche alla mindfulness psicosomatica. Sono sempre stata affascinata dalle tecniche che uniscono la mente e il corpo, quindi che non lavorano esclusivamente sugli aspetti cognitivi o sugli aspetti emozionali, ma che proprio integrano le varie parti dell'essere umano, il corpo, la mente, le relazioni. Molto bene. Tu sei anche practitioner EMDR. Sì, Mm-hmm. dal lontano 2014. E poi so che sei formata anche in diverse tecniche di elaborazione del trauma, Sì. per l'EMDR. Sì, protocolli specifici proprio per la cura di determinati disturbi, sì. Bene, bene. Quindi diciamo sei un'esperta della psicotraumatologia e Sì, sicuramente sarà molto prezioso quello che hai da dire anche rispetto al DBR e alla tua esperienza con il DBR. Quindi veniamo proprio a questo, veniamo al tuo incontro con il DBR, a cosa ne pensi del DBR e come ha cambiato la tua attività clinica in questo anno di formazione, diciamo da quando c'è stata la formazione avanzata. Con l'incontro col DBR per me è stato proprio una fascinazione, è stato proprio per me come aprirmi a un mondo nuovo. Arrivavo in un momento della mia carriera molto faticoso, come credo quello di molti terapeuti, perché alla fine dell'anno che ha visto questo trauma collettivo, sicuramente era un momento di molta fatica e veramente il DBR ha dato una sferzata di energia. Tanto per cominciare mi ha mostrato le radici del trauma, perché con l'MDR, esattamente come con la mindfulness, ci si concentra prevalentemente sull'emozione e non sulla tensione, sulla parte diciamo più limbica del cervello. Anche nella mindfulness appunto la parte limbica è tra il cervello rettile e il cervello cognitivo, per cui per creare questa integrazione si lavora proprio molto. Invece ha mostrato come le radici del trauma sono veramente molto 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 profonde. Questo magari inizialmente potrebbe spaventare, fare un lavoro sul cervello profondo. In realtà quella che è stata veramente per me la scoperta rivoluzionaria è che questo lavoro sul paziente e anche su di me, quando durante proprio il training ho ricevuto il trattamento da parte di 2 colleghi, come era fluido e veramente molto poco faticoso. Quello che ho sicuramente notato è che rispetto alla mindfulness, rispetto all'MDR o qualsiasi altra tecnica, quando si lavora sul trauma, e sappiamo anche il DSM-5 ha riconosciuto il ruolo del trauma nell'eziopatogenesi di tantissime psicopatologie, quindi è necessario trattare quelle esperienze traumatiche, è fondamentale. Ma cosa succede? Che queste esperienze sono traumatiche, non se ne può parlare e quando anche noi lavoriamo con l'MDR, nonostante tutti i sistemi di protezione che poi ci vengono trasmessi e insegnati, comunque sia bisogna mettere il paziente a contatto con l'esperienza traumatica fino a che non si desensibilizza. E questo anche dalle labbra di Solomon. A volte sono minuti, a volte 10-15 minuti di inferno puro. Questo dalle labbra di Roger Solomon. Invece il DBR ha questo enorme vantaggio, che quando il mio paziente e io siamo radicati nella tensione di orientamento, le emozioni anche molto forti tendono a regolarsi nel giro di qualche secondo. E questa è la il grandissimo valore aggiunto della tensione ancora, dello stare sulla tensione ancora.
E poi sicuramente il fatto che lavorando sul cervello profondo, come dire, si trattano i traumi a gruppo, perché lo stesso trattamento può avere poi un impatto positivo su più traumi, magari anche molto diversi, a differenza invece dell'MDR che chiede di lavorare su tanti target e poi con una cronologia, a partire dal più antico fino al più recente. Invece col deep brain, a volte anche un po' per ammorbidire le reti del paziente, piuttosto che magari per evitare di metterlo subito a contatto con quelli che sono gli aspetti più traumatici, magari si lavora sull'ultima cosa che è successa. E questo permette una via di accesso immediata, ma permette anche di lavorare con grande, grande sicurezza, anche e soprattutto oggi che tanti di noi si sono trovati a lavorare anche prevalentemente in remoto, online. Quindi il fatto che il mio paziente comunque è in sicurezza, questo è un altro vantaggio. Sicuramente posso dire che l'anno scorso, appunto a fine anno, quasi un anno fa, abbiamo fatto questo livello e io sono riuscita a lavorare con dei miei pazienti su dei traumi che o erano rimasti chiusi proprio, perché erano appunto, c'erano delle basi nel cervello profondo, quindi anche se il paziente era estremamente motivato a lavorare, non si erano ancora aperti. Un paziente mi ha detto: il libro della mia vita, prima c'erano tutte le pagine appiccicate, adesso io le posso sfogliare. Questo credo che sia una immagine meravigliosa. E con altri pazienti invece c'era proprio una forte resistenza, proprio quando proponevo il lavoro, va bene, andiamo a lavorare su questo evento traumatico, no. Cioè, non è che dicevano no, ma magari parlavano, poi cercavano di deviare comunque il discorso e era veramente faticoso. Invece sono riuscita col deep brain a lavorare su questi traumi che erano in sospeso, magari una terapia che era già iniziata da un anno o due. Sapevamo che dovevamo lavorare su quello, ma il paziente proprio aveva delle resistenze. Invece attraverso proprio il deep brain reorienting sono proprio riuscita ad accompagnare i pazienti a lavorare sulle loro parti più traumatiche. Già, quelle più profonde, perché il DBR parte proprio da quelle radici di cui hai parlato, quelle radici più profonde che sono inscritte, giusto per far capire bene in termini concreti di cosa stiamo parlando, sono iscritte a livello mesencefalico. Invece quando andiamo a lavorare per esempio con l'MDR, lavoriamo con quelle circuitazioni talamo-corticali associate a tutte le circuitazioni limbiche, quindi abbiamo un'esposizione diretta all'emozione e questo può essere davvero soverchiante e può portare a switch dissociativi anche durante la seduta. Mentre invece col DBR rimaniamo agganciati a questa tensione ancora di cui parlavi, che è proprio collicolare. Questa è una delle innovazioni del DBR su cui si basa il DBR. Ed è quella che permette proprio di regolare questa attivazione e quindi di andare a trattare il trauma dalle radici più profonde, legate ai traumi d'attaccamento spesso. Frank Altro che definisce il lavorare a questo livello come il codice a barra, no? Quindi noi con quello riusciamo a lavorare su tutta una serie di livelli. Io in un certo senso lo richiamo, lo ricollego al discorso della teoria dei frattali, per cui è quasi come lavorare sulla formula del frattale. Lavorando su questa formula andiamo a risolvere tanti altri traumi che sono iscritti a livello limbico, ma che condividono la stessa circuitazione mesencefalica. Col DBR andiamo lì a trattare a partire dalle radici. assolutamente. E anche proprio l'elaborazione è proprio molto fluida, molto meno faticosa, fluida e poi c'è anche meno rischio perché sempre quando si va a lavorare sul trauma il paziente tende ad agganciarsi a reti neocorticali, quindi Sì. cominciare a parlare, raccontare, perché effettivamente la stimolazione bilaterale porta a fare associazioni, però poi si perde proprio il lavoro sul trauma che non è quello di associare, ma è quello di regolare le emozioni. Per cui è un altro grandissimo vantaggio del deep brain reorienting. Sì, eh sì. E cosa dicono i tuoi pazienti? Quindi i tuoi pazienti magari avranno sperimentato, per esempio, alcune terapie e poi il DBR a un certo punto. Cosa ti dicono? Qual è l'esperienza che viene riportata da loro, proprio sul metodo? Che stanno facendo una terapia d'eccellenza e quindi non ho mai avuto ecco, delle lamentele sul DBR, cioè il fatto che fosse poco efficace piuttosto che troppo faticosa. Quello che riportano un po' tutti i pazienti è che è una terapia estremamente efficace ma molto poco faticosa. Sì.
L'unico, ecco, diciamo effetto collaterale che potrebbe avere un po' di sonnolenza che potrebbe lasciare alla fine della seduta, però è una cosa assolutamente, la maggior parte dei pazienti sono a loro casa e quindi possono riposarsi 10 minuti, quindi consolidando ancora di più l'effetto della terapia, oppure proprio hanno un pochino di sonnolenza, ma niente di Sì, eccezionale, sì, sì, insomma. sì, sì, Questo è sì, l'unico proprio aspetto che riferiscono, però una sonnolenza di grande relax. sì. E quindi un po' se la godono, nel senso che magari questo momento di relax arriva dopo la paura di lavorare sul trauma piuttosto che tutta una serie, quindi apprezzano proprio il fatto che sono più stabili, più tranquilli, più rilassati, più Sì, sereni. sì, sì, sì. Nel DBR, quando lavoriamo col DBR, noi facciamo un lavoro che, come dicevi tu, è veramente semplice, fluido, fluisce in modo spontaneo. Non c'è quell'esposizione diretta all'emozione, diciamo, a questa attivazione alta. Quindi lavoriamo in sicurezza, lavoriamo in modo fluido, però comunque lavoriamo tanto. In una seduta si fa davvero tanto e spesso a fine seduta i pazienti possono essere un po' stanchi, sentirsi stanchi perché comunque anche se non sono stati esposti all'emozione, hanno lavorato tanto. E quindi un po' a volte lo stato di sonnolenza può associarsi proprio anche a questo discorso, perché comunque il cervello lavora tanto durante una seduta di DBR. Sì, anche le endorfine comunque che si attivano Sì, proprio sì, perché assolutamente. la tensione è stata processata e sono un po' degli oppioidi, insomma, Sì, 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 nostri, sì, sì. innati, e questo anzi fa vedere un po' ai pazienti che abbiamo la nostra farmacia interna, quindi anche quando siamo molto agitati comunque possiamo attivare gli Sì, oppioidi che sono dentro di noi, quindi fa sì, sentire il sì. paziente anche, se vogliamo, più competente sul suo corpo, aumenta anche l'empowerment del paziente sul governo proprio dei suoi meccanismi interni più Sì, profondi. assolutamente. Spesso mi capita, non so se capita anche a te, dopo un po' che il paziente lavora con il DBR, impara a riconoscere, a sentire spontaneamente le tensioni di orientamento durante Sì, la settimana. sì, Quindi riesce già a radicarsi molto di più e un pochino a, standoci a contatto, a scioglierle un pochino. sì. Cioè sciogliere non in Quindi modo volontario, ma in modo spontaneo, chiaramente. sì, sì, assolutamente sì. Anche a me capita che diventano molto, molto più consapevoli, anche in poco tempo. Quindi proprio l'attivazione del sé collicolare che si fa all'inizio, quella è già una terapia, perché poi il paziente automaticamente impara e sa mettersi in quello stato. Quindi quando sente salire l'ansia, l'angoscia, si ferma, comincia a sentire il corpo, la posizione, dov'è, Sì, sì. e Faccio quindi un già attimo una quello. precisazione in modo tale che tu possa approfondire un attimo questo aspetto che secondo me è molto importante. Allora, il DBR è diviso in fasi. La seconda fase è quella, diciamo, in cui prepariamo il paziente e lo aiutiamo a centrarsi, a ripulire le tensioni in più, in modo tale da riuscire a percepire meglio la sequenza OTA, che è la sequenza neurofisiologica sulla quale è stato costruito il DBR, quindi in particolare le tensioni di orientamento, che sono implicite, non le sentiamo di solito. E quindi facciamo questa preparazione. Quindi adesso Chiara si stava riferendo a questa preparazione, per cui a volte anche solo facendo questa preparazione senza fare DBR, che poi avviene dalla quarta fase, senza fare DBR abbiamo già dei benefici e mi ricordo che mi hai detto che tu stai sperimentando anche il DBR in alcuni contesti e hai fatto fare la preparazione e hai trovato una notevole differenza, per esempio, anche rispetto alla mindfulness o alla preparazione con altre tecniche. Ecco, magari ci Sì, puoi parlare di questo? sì, beh, io lavoro con gli studenti perché sono responsabile dello sportello scolastico in 2 scuole superiori. I ragazzi ora sono molto, molto provati e quindi faccio degli interventi anche nelle classi. E ho notato che col DBR in pochissimi minuti i ragazzi si rilassano tantissimo. Cioè io devo fare una sessione di almeno 10-15 minuti di mindfulness per ottenere quello che ottengo con la preparazione del DBR. Poi sarebbe chiaramente bello vedere se anche in gruppo, come succede per l'MDR, riusciamo a creare delle elaborazioni. Assolutamente, Per sì. esempio, non so, lavorando sugli studenti che devono affrontare l'esame di maturità, quindi Mm, lavorare sulla paura, sì. lavorare sugli insuccessi, la paura Mm, degli insuccessi
che derivano da pregressi, insuccessi Sì, scolastici, per cui sarebbe sarebbe molto veramente, veramente interessante. interessante. Posso dire che sicuramente la fase di preparazione funziona, Sì. per Ecco, quindi cui dicevi 10-15 minuti di mindfulness e con la preparazione 3-4 minuti, ecco, così perché in non modo dura tale di che possa, più. esatto, in modo tale che possano capire, chi Sì, ascolta, sì. possa capire di che cosa stiamo parlando. Davvero, a volte veramente, poi con i pazienti Sì, rodati, sì, sì, a con i volte pazienti basta anche 2 minuti. 10-15 secondi e una persona già è centrata. Sì, sì. Per cui sarebbe proprio interessante vedere proprio a livello anche di gruppo come Sì, come sì, sì, funziona, sì, perché sì. poi si sa che quando si lavora in gruppo, le circuitazioni sono diverse, perché ci sono altri cervelli che Sì, fanno altre sì, associazioni. certo. Sì, sì. E un'altra cosa che volevo dire è che lavorando sul cervello profondo, anche se si lavora a distanza, si sente una forte connessione col paziente, Sì, ed è quello che avevo notato anche durante il workshop. assolutamente. Perché durante il workshop mi ricordo che avevo tutta una serie di dubbi, ma perché era la prima volta che io facevo un workshop che mi avrebbe abilitato all'utilizzo di una tecnica in remoto. Sì, Ero piena di dubbi che sono svaniti veramente dopo la prima mezza giornata, perché quando abbiamo proprio cominciato a metterci nelle stanze e a lavorare, era come se avessimo lavorato in presenza, cioè si sentiva proprio questo senso di forte connessione. Cioè io mi sì, sento connessa al paziente e il paziente si sente connesso a me, anche se siamo magari a 100 km di distanza. Questa è sì. un'altra, secondo me, potenzialità del DBR, grazie anche a Frank Corrigan che comunque ha sviluppato la tecnica lavorando prevalentemente online, quindi Sì. dandoci anche veramente una strategia che funziona benissimo. Sì, ormai Frank lavora solo online e con DBR appunto possiamo trattare anche casi più complessi, proprio perché abbiamo quella sicurezza di cui parlavamo prima. Ecco, questa è una cosa importante, questa che hai detto, perché effettivamente molti erano dubbiosi. Anch'io, io inizialmente, cioè io sono sempre aperto all'online, facevo già DBR online, però insomma, quando parliamo di una formazione, invece, come molti di voi, la maggior parte di voi ha riportato che è stata addirittura migliore in remoto Sì, piuttosto che in presenza. Effettivamente in presenza avremmo dovuto tenere le mascherine, ci sarebbe stato il brusio dell'aula, Frank sarebbe arrivato con le interpreti, ma chiaramente il setting cambia. Invece lì ognuno aveva la propria stanza virtuale e Frank arrivava senza farsi vedere con le interpreti e quindi questo non andava a perturbare il setting terapeutico tra terapeuti. Quindi è stata davvero una scelta assolutamente vincente. È stato, sì, decisamente, mm, decisamente. mi fa molto piacere come siamo riusciti a svolgerlo e quindi adesso partirà la nuova formazione strutturata per cui sarà ulteriormente migliorata. Sì, Partendo da... DBR è stato un salvataggio anche per me perché anch'io affaticata da questo anno così difficile, ho avuto anch'io la mia possibilità di fare delle sedute DBR e è stato per me veramente rigenerante. Sì, cioè parli delle sedute che hai ricevuto. Mie, Sì, sì. sì, sì, sì. Sì, come perché a me poi piace comunque come sperimentare anche come paziente le tecniche che poi amministro come Sì. terapeuta. Sì, penso che sia un qualcosa di, diciamo che Arricchisce, esatto, ogni terapeuta strutturato, ecco, è un passo fondamentale, sì. provarla su di sé. Quindi ecco, in questa esperienza, no, di questo percorso a cui ti stavi riferendo, com'è stata per te, com'è per te questa... prova, ehm, Anche qua notevoli vantaggi. La velocità, il fatto che è una terapia che non ha nessun effetto collaterale se anche fatta online, quindi per me il non dovermi spostare, quindi una migliore accessibilità proprio alla terapia, su questo non ci sono dubbi. È una terapia che processa tantissimo, cioè quello che ho sentito è proprio stata su di me, visto che poi ho provato la mindfulness, cioè le ho provate tutte su di sì, me, beh, come il DBR non ce n'è, nel senso la rapidità e anche proprio la freschezza che lascia dopo la seduta, per cui mentre magari dopo aver fatto una seduta MDR, magari ero affaticata e decisamente non motivata a fare la terapeuta a mia volta, chiuso la seduta di DBR, io ho voglia
di Sì, fare il terapeuta. Non sono assolutamente affaticata, anzi sono proprio piena di energia, piena di entusiasmo e noto proprio la differenza di quanto anche sono più efficace dopo la seduta. sì. Quindi non ci sono proprio effetti collaterali, non ci sono proprio effetti collaterali, cioè io mi discollego dal mio terapeuta e mi collego col mio paziente con una proprio facilità e fluidità. C'è proprio questa tensione che fluisce, poi fluisce anche tra le persone, è proprio impressionante. Come se Ti ri- sbloccassimo quella tensione che magari stava lì da decenni, Esatto. non si sa, da qua magari dal periodo prenatale, quindi si sblocca e si è solo più leggeri, più pronti. Non c'è sicuramente quella parte di uscire dalla terapia con le ossa rotte, mai Sì, successo, né ai miei pazienti né a me. sì. Per cui questa è sicuramente un'altra caratteristica unica del DBR, perlomeno delle terapie che ho potuto vedere io nella mia vita, nella mia carriera. Questa è veramente insuperabile. Ti ringrazio molto per tutta questa ricchezza, per tutte queste cose che hai portato. E ho E, lavorato anche con le mamme io, per cui anche sì, questa sì, cosa, no? Cioè, quanto una mamma, magari dopo aver lavorato sui suoi traumi dell'attaccamento, non è poi assente, perché magari sono rimaste delle circuitazioni aperte, dei target aperti, invece è anche più sicuro da questo punto di vista, anche per lavorare sulla depressione postpartum. Prima già, di essere una psicologa scolastica ho lavorato 7 anni in ostetricia e insomma, se allora avessi avuto questa tecnica, sicuramente sì, sarei sì, stata molto, molto più efficace, molto più tranquilla come terapeuta, avrei anche fatto uscire dalla mia stanza delle persone più tranquille, anche più emotivamente disponibili poi per i loro sì, cari, perché poi sì, insomma tutti sì, noi abbiamo anche una vita sociale dove ci vengono richiesti dei compiti anche di accudimento e quindi questo è sicuramente sì. un altro vantaggio. Esatto, speriamo che adesso si diffonda il più rapidamente possibile per il bene di tutti quanti questo, perché è veramente una grande innovazione nel mondo della psicoterapia. E ringrazierò sempre sia Frank Corrigan che te per aver portato in Italia veramente questa magnifica, magnifica tecnica. Grazie, grazie per tutto questo. E grazie anche per tutto il sostegno che porti, perché sei una delle prime terapeute di BR, ma al tempo stesso lo fai con grande entusiasmo, con grande forza, per cui queste sono cose fondamentali per poter promuovere al meglio il DBR e farlo conoscere a tutti, far capire quanto è importante il DBR, quanto può fare la differenza per i pazienti e per i terapeuti. Io spero che si diffonda Mm. tanto perché è un vantaggio per i pazienti ma anche per i terapeuti, perché Sì, appunto sì, le sedute di IBR sono meno pesanti per i pazienti ma anche per i è vero, terapeuti, è vero, è vero, per è vero. cui si possono fare più sedute in un giorno senza, come dire, sbilanciare troppo il proprio asse dello stress, perché Sì, poi non dimentichiamoci che insomma siamo una categoria a rischio perché siamo esposti esatto. oltre che al cortisolo nostro, Sì, anche al cortisolo dei pazienti sì, perché sì. quando stiamo, trauma vicario, insomma, Mm. è un tema Già. importante, quindi credo anche rispetto a un'autotutela del terapeuta, il DBR sia proprio uno strumento fondamentale. Sì, assolutamente. Grazie ancora Grazie e, a te. lascio in descrizione i tuoi contatti. Tu dov'è che ricevi? Che Allora, così? io a Lodi Ok. e online. Perfetto, molto bene. Ti ringrazio, quindi se state cercando una terapeuta di BR potete trovare i contatti della dottoressa Chiara Maiorani qui sotto. Qui sotto metto anche il sito di riferimento sulla formazione deepbrainreorienting.it dove potrai trovare l'elenco dei terapeuti e se sei un terapeuta tutte le informazioni per la formazione in DBR. Qui sotto metto anche il link al mini corso gratuito che ho fatto per gli psicoterapeuti, che è un primo corso di formazione sul DBR, in cui ti presento come funziona il DBR e alla fine ti presento anche la proposta formativa legata al DBR. Grazie ancora, grazie Chiara, grazie a tutti coloro che guardano, che stanno guardando, che hanno guardato questo video e buon proseguimento. Grazie a te. Buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao.